orthodox o southpaw? Entrambi. In questo episodio, ragazzi, vi do 3 consigli per imparare a combattere con la vostra guardia debole, chiamiamola così. Quindi se siete destri, imparare a utilizzare un pochettino di più il sinistro, e viceversa, se siete mancini, imparare a utilizzare un po' di più il vostro destro. Prima di partire con i consigli, ragazzi, vediamo perché è importante saper combattere con entrambe le guardie. Da un punto di vista della difesa personale, immaginate che siete infortunati al vostro braccio forte, dovete saper fare qualcosa appunto con il vostro braccio debole. Non potete avere magari il colpo da KO col destro e con il sinistro non essere in grado di difendervi in maniera adeguata. Considerate che l'avversario non vi attacca chiamandovi per telefono e avvisandovi, quindi vi attacca nel momento in cui siete spensierati, e se magari, non so, vi è capitato spesso vedere in giro gente col gesso al braccio, molto probabilmente risulterete degli obiettivi ancora più facili. Quindi dovete saper combattere anche con un braccio solo, e se malauguratamente vi siete fatti male proprio al braccio vostro preferito, dovete sapervi difendere anche con l'altro. Ovviamente poi, ragazzi, è anche un modo per avere più chance di difendersi, no? Il riuscire a fare qualcosa di concreto con il braccio, la guardia che non siamo abituati a tenere, vuol dire riuscire a governare maggiori campi del combattimento, ok? Si presentano circostanze in cui magari una spinta ci ha fatto indietreggiare e quindi siamo nella nostra guardia che non sopportiamo, dobbiamo saper fare qualcosa in quel momento e non aspettare di rimetterci nella giusta guardia. E questo è un elemento di transizione, perché vale nella difesa personale ma anche nello sport. Anche nello sport può accadere di trovarsi in situazioni in cui abbiamo l'altra guardia, bisogna riuscire a saper fare qualcosa. Immaginate poi in ambito sportivo, magari i primi 3 round voi avete sempre una guardia e dal quarto avete la brillante idea di cambiare guardia e di riuscire a reggere un match in questo modo. L'avversario sarà effettivamente molto spiazzato dal vostro cambio di guardia, perché magari vi ha preso all'inizio per uno che ha la guardia ortodossa e voi andate a cambiare in corso d'opera. Quindi vedete come diventate molto più ricchi e degli avversari molto più temibili anche in contesti sportivi. Quindi, ragazzi, abbiamo appurato che saper combattere con entrambe le guardie è davvero un'arma in più nel nostro arsenale. Quindi adesso vi do i miei 3 consigli, spero che vi possano tornare utili, e dunque via, partiamo col primo. In realtà partiamo col numero 0, ci saranno 1, 2, 3, ma partiamo col numero 0, ragazzi, che è la volontà. So che sembra una banalità dire, ragazzi, dovete avere la volontà poi di allenarvi in questi consigli, ma ve lo dico perché sono degli esercizi che non sono difficili da un punto di vista fisico da fare, però impegnano a livello mentale, perché dovete portarli avanti per un bel po'. Perciò munitevi di volontà, meglio fare un pochettino ogni giorno e non massacrarsi un giorno e poi non avere forza mentale e fisica di continuare nei giorni a venire. Meglio fare un pochettino ogni giorno, così prendiamo la mano. Quindi abbiamo bisogno di molta continuità, ragazzi, ok? Bene, adesso siamo quasi pronti per partire col primo consiglio. Dico quasi perché, ragazzi, vi invito ad iscrivervi. Faccio questa piccola parentesi: se apprezzate i miei contenuti lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e commentate e fatemi sapere sempre la vostra. Per voi è un gesto che ci mettete mezzo secondo, per me è molto importante avere un vostro feedback e il vostro sostegno. Perciò grazie di cuore, ragazzi, e dunque bando alle ciance, via, si parte. Filmati mentre segui una tecnica specifica con entrambe le guardie. Fai molta attenzione ai particolari. Come vedi, con il braccio sinistro tendo ad avere la spalla troppo bassa e a non proteggere il mento. Filmati in varie angolazioni in modo da non trascurare ogni altro possibile dettaglio. Come vedi, questa angolazione mi permette di vedere un errore nel pugno, cioè la rotazione parziale dello stesso.
Quando alleni le tue combinazioni, fai molta attenzione ad allenare lo stesso numero di ripetizioni con una guardia e con l'altra, quindi dobbiamo riuscire ad applicare le nostre combinazioni sia con guardia destra che con guardia sinistra. Un piccolo consiglio ulteriore è quello di lavorare maggiormente con la nostra guardia debole. Questo è forse l'esercizio più difficile, poiché implica l'avere particolare attenzione durante i gesti della nostra vita quotidiana. Tendiamo inconsciamente ad usare maggiormente il nostro lato forte, il nostro lato dominante. Se siamo destri utilizzeremo di più il destro, se siamo mancini utilizzeremo di più il sinistro. Come vedete dalla clip, mi rendo conto dei miei automatismi durante la vita di tutti i giorni e cerco di utilizzare maggiormente il mio lato debole. Questo fa sì di familiarizzare, appunto nel mio caso, con il sinistro, mentre se voi siete mancini familiarizzerete con il vostro lato destro. Fratelli marziali, questo era tutto, spero che l'episodio vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo episodio, non si sa su cosa, e tenetevi sempre aggiornati sui vari miei social, il gruppo Telegram, ragazzi, mi raccomando, entrate a far parte del gruppo Telegram e se entrate a far parte avete anche diritto ad una lezione gratuita della mia disciplina se vi interessa, ed è anche un modo per conoscerci di persona. Ok, quindi per chi volesse trova tutto in descrizione, mi raccomando, i modi per supportare il canale li sapete, noi ci vediamo alla prossima e ciao!